Ogni tot anni vengono creati e diffusi prodotti di intrattenimento che in pochissimo tempo diventano dei cult imprescindibili, soprattutto in questi ultimi anni con internet che permette una diffusione pressoché istantanea di brand nella cultura di massa, raggiungendo livelli di viralità enormi. Perciò è naturale che ormai sia difficile che qualcosa venga veramente cementificato nella cultura popolare ormai. Ma pensate un attimo che non è sempre stato così. Immaginate infatti quando il mondo era senza internet e i maggiori mezzi di informazione erano i giornali e altre cose simili. In un mondo in cui le notizie si diffondevano lentamente ma in compenso sedimentavano molto meglio rispetto ai nostri giorni in cui a malapena ci ricordiamo cosa è successo tipo un anno fa, c'era il terreno fertile per l'ascesa all'Olimpo di uno dei manga più importanti e belli che ci siano mai stati nella storia. Infatti, con l'inizio della pubblicazione nel massimo momento del boom del manga, questo titolo ha potuto esprimersi senza limitazioni o obblighi, venendo pubblicato per quasi 10 anni e diventando anno dopo anno un must nella sua terra di origine e poi un cult immortale dopo l'uscita dell'omonimo film, che ha sconvolto l'Occidente. Ovviamente sto parlando di Akira, manga scritto e disegnato da Katsuhiro Otomo, che da rookie del mondo dei manga è diventato un autore imprescindibile per tutti i futuri mangaka. A distanza di 35 più anni, il manga cyberpunk per eccellenza rimane ancora oggi un must per chiunque voglia conoscere il mondo del fumetto giapponese e anche per chi ormai mastica fumetti orientali da tutta la vita. Akira è stato il padre, l'iniziatore di un genere manga che ai tempi era già ben esplorato, ma decisamente non con questa violenza, crudezza ed espressività. Tra moto, droghe, combattimenti, esplosioni nucleari, armi da fuoco e strani bambini mutanti, Akira ha esplorato attraverso il genere cyberpunk il Giappone e i suoi giapponesi, riscrivendo la storia della seconda guerra mondiale come solo il fumetto può fare, segnando una tappa della storia del medium e lasciando a bocca aperta a tutti, a partire dagli asiatici fino ad un Jordan Peele che nel suo ultimo film lo omaggia ancora a distanza di anni e anni. Infatti, con la storia di Kaneda e la sua rivalità con l'amico di infanzia Tetsuo, le trame del governo per creare una misteriosa arma per controllare il popolo, i rivoluzionari che cercano di distruggere la classe politica e le guerre tra bande, di Bosozoku, Otomo è riuscito a creare un vero e proprio capolavoro. Ma perché secondo voi bisogna ancora parlarne a distanza di tutto questo tempo? C'è ancora qualcosa da dire su un manga così vecchio? Insomma, stiamo parlando di uno dei titoli che sì, ha fatto la storia del manga, ma alla fine lo conosciamo già tutti, no? Ecco, con il video di oggi vorrei innanzitutto parlarvi in maniera differente da molti altri video su questo titolo che si limitano a fare il solito riassuntino della trama, del genere cyberpunk, ma soprattutto vorrei farvi riscoprire diverse sfaccettature di un'opera rivoluzionaria che ancora oggi rimane una delle letture più interessanti che si possano fare, perché in un mondo in cui l'informazione viene analizzata in maniera così velocizzata, è ovvio che molte nozioni vengano dimenticate, perché ovviamente c'è bisogno di spostarsi sull'ultimo prodotto appena uscito, che è pronto a diventare il nuovo fenomeno virale del momento. Ecco, oggi invece voglio provare a mettere un punto fisso, sia per voi che per me, sulla storia del manga, su come questo medium sia riuscito ad esprimersi in maniera così profonda e funzionale così tanto tempo fa, mentre al giorno d'oggi non riesce a farlo allo stesso modo. Perché prima ci sono stati capisaldi come Akira e adesso invece ci strappiamo i capelli per questo? Akira è solo moda oppure ha creato uno spartiacque per la cultura pop del nostro tempo? Insomma, abbiamo tanto di cui parlare, per cui bando alle ciance e facciamo partire un po' di synthwave. Vi do il benvenuto in questo nuovo video del The Borderline World. Troviamo alla fine degli anni 70 e il panorama del manga sta vivendo uno dei suoi momenti più fervidi. Infatti, dopo anni e anni di pubblicazioni dedicate agli under 18, questi giovani sono cresciuti e vengono create nuove pubblicazioni adatte a qualsiasi target per intercettare più pubblico possibile.
Kodomo per i bambini, shonen per gli adolescenti e seinen per i neo-adulti. In questo modo il manga diventa un vero affare per tutti gli investitori. Infatti, come in altri campi, gli anni 80 sono stati gli anni d'oro dei manga, perché si trovavano pubblicate più di 200 riviste che riuscivano ad incassare ben più di 200 miliardi di yen, perché tutti i giapponesi leggevano manga, e proprio per questo motivo gli editori avevano tutte le intenzioni di creare qualsiasi manga possibile per poter accontentare l'utenza, come ad esempio questo strano manga di Ishinomori che parla unicamente della storia dell'economia. Insomma, si stava vivendo appieno il consumismo giapponese di cui oggi vediamo i risultati, ma che al tempo permetteva praticamente a chiunque di venire pubblicato, perché tra fanzine amatoriali e passaparola era facile farsi riconoscere e poi la domanda era decisamente ai suoi massimi storici. In questo periodo di fervida produzione inizia a pubblicare il nostro giovane Katsuhiro Otomo, che fin dai suoi primi lavori dimostra di avere un certo occhio per gli argomenti che tratta. Appassionato di fantascienza, inizia a pubblicare i suoi primi manga come Agar Report, Fireball e Domu, che dimostrano fin da subito una grande differenza con le altre pubblicazioni del tempo. La fantascienza di quel periodo era dominata da diversi sottogeneri che sono esplosi grazie a particolari autori che ancora oggi ricordiamo, come i famosi robottoni di Go Nagai, le avventure space opera di Leiji Matsumoto e le avventure robotiche di Astro Boy di Tezuka e Cyborg 009 di Ishinomori. Questi principali titoli dettavano legge sulla fantascienza fino agli anni 80 e avevano tutti in comune una particolarità che all'epoca era data decisamente per scontata, cioè erano tutte opere giapponesi fatte per giapponesi, nel senso che ogni autore che ho citato si era ispirato e si rifaceva per lo più alla cultura nipponica, poiché la globalizzazione non era ancora così avanzata. Come ad esempio in Italia abbiamo uno Zero Calcare che parla in romano e mostra ambienti e situazioni della nostra vita nostrana. Anche ai tempi in Giappone i manga cercavano ovviamente di rimanere attaccati alla realtà del momento, di esplorare anche situazioni assurde che avvenivano, ma mantenendo sempre uno spirito giapponesissimo in cui l'onore va prima di tutto, in cui c'è il grande potere dell'amicizia, eccetera eccetera. Partendo da questo contesto culturale, Otomo propone qualcosa di effettivamente diverso, qualcosa di unico per l'epoca, che ancora oggi autori come Fujimoto fanno ancora e vengono lodati per questo, e sono sicuro che basta anche una sola immagine per farvi capire immediatamente di cosa stiamo parlando. Infatti, in un panorama in cui le cose stavano per forza cambiando, perché non dimentichiamo che pian piano il mondo si stava globalizzando, Otomo ha iniziato a rubare a piene mani dall'arte occidentale e a filtrarla attraverso la tecnica manga, creando un mix perfetto tra moderno e classico. Immaginate un giovane giapponese dell'epoca, magari un classico panchettone che si è stufato della solita solfa del lavoro, della famiglia e dell'impero giapponese, e improvvisamente si trova in fumetteria questa citazione ad Escher. Pittore che probabilmente lui neanche conosce, ma che è impossibile non rimanere sbalorditi dalla bravura e dalla resa grafica di questa cover. In questo modo Otomo, fin dai suoi primi lavori, non solo dimostra la sua grande influenza dell'arte occidentale, che vedremo anche meglio dopo, ma fin da subito si pone al pubblico come un mangaka che pensa al futuro e cerca di ritrarlo nelle sue opere. Come Fireball, che rievoca il già citato Escher, decide di rendere l'omaggio fantascientifico con un robot che cerca di capire la sua natura attraverso il riflesso della sfera. Un robot che non è assolutamente un Astro Boy o un mecha, ma è un androide preso a forza dai film americani e dalla cultura occidentale. Insomma, i tempi stavano decisamente cambiando e Otomo aveva tutta l'intenzione di rimanere sulla cresta dell'onda, perciò non solo riporta graficamente un immaginario occidentale che si diffondeva a macchia d'olio, ma per di più si lasciò influenzare anche a livello di storie e tematiche che non si rifacevano ai soliti classici, o meglio, non solo.
ma anche rubato dalla cultura occidentale del momento, per cui ciaone alla rivisitazione della guerra fatta dalla grande corazzata Yamato e benvenuto Cyberpunk di Gibson, Sterling, Dick e molti altri. Pensate che il primo vero romanzo dichiaratamente cyberpunk è stato Il Neuromante di Gibson, uscito nell'84, mentre il primo capitolo di Akira è stato pubblicato sulle pagine di Young Magazine a fine dell'82, per farvi capire il genio di quest'uomo che non solo anticipava la globalizzazione nella sua terra natale, ma per di più ha anche anticipato molti elementi del cyberpunk occidentale, come ad esempio il capitalismo sfrenato controllato dai solidi meccanismi autoritari, una gioventù disinteressata molto più propensa a fare baldoria con moto e droghe, elementi fantascientifici dati da esperimenti del governo, l'unione tra uomo e macchina in tutte le sue sfaccettature, la corruzione, il potere politico e militare e molto altro ancora. Akira è stato un vento di cambiamento e rinascita in tutti i sensi, insomma. Ha anticipato tutti gli altri, ha messo sul tavolo domande sul destino dell'uomo, sulla società che ormai sia in Giappone che in Occidente stava dando i suoi primi segnali di debolezza. L'eccessivo benessere sarebbe stato un bene per tutti? Quali saranno le conseguenze di tutto questo sulle generazioni a venire? Allora è per questo che anche da noi in Occidente è stato così apprezzato ed amato? Diciamo sni, ma andiamo con ordine. Per completare quello che è stato Akira per la storia della cultura pop mondiale bisogna assolutamente citare il film adattamento che è uscito nell'88, ben 2 anni prima del finale del manga nel suo paese di origine. A differenza di quello che si fa nei tempi moderni come con serie quali Naruto, Jujutsu Kaisen, dove il prodotto filmico fa parte di un media mix più grande, Otomi invece ha deciso non solo di dirigere lui stesso quest'opera, ma pure di fare una storia completa e a modo suo canonica. Infatti non solo quest'uomo è un mostro perché ha passato anni e anni di produzione tra un film e un manga tenendo dei ritmi di lavoro folli, ma per di più ha deciso di completare la storia rendendola coerente anche con la parte cartacea. Ho il terrore di tornare là. Scappiamo, Kaori. Ma dove possiamo andare? Da qualsiasi parte. Lontano andiamo, meglio è. Ovviamente però è stato necessario fare un adattamento del fumetto, poiché se avesse dovuto riprendere tutta la serie avrebbe dovuto fare un film minimo di 6 ore, ma in ogni caso per quanto riguarda la storia e il suo significato lo analizzeremo più avanti, perché dovete sapere che per finire al meglio questo manga ci ha messo anche lo zampino un certo Jodorowsky, che insieme a un certo altro fumettista francese hanno decisamente lasciato il segno in Akira. Ma adesso voglio concentrarmi sul lato produttivo e sull'accoglienza che ha ricevuto questo film. Innanzitutto quel pazzo maniacale del mangaka ha deciso che per fare il suddetto film di appena 2 ore scarse fosse necessario riunire diverse compagnie per farsi sponsorizzare il film più costoso della storia degli anime. Con un budget di quasi 10 milioni di dollari si è riusciti a realizzare il sogno bagnato di qualsiasi feticista del frame counting, cioè animazioni frame per frame, e cioè che per 24 frame sono stati disegnati effettivamente 24 frame per descrivere il movimento di una scena o un'azione particolare, perché di solito nell'animazione i keyframe, cioè le immagini che mostrano un movimento, vengono intervallate da frame statici di passaggio, così da rendere la scena diciamo meno precisa, il che per forza non è un errore, ma è anche solo una scelta diciamo registica e artistica. In ogni caso invece in Akira in questo modo sono riusciti a creare un film che è visivamente più fluido degli altri, poiché le scene più dinamiche d'azione sono state disegnate in ogni loro dettaglio, a partire dalle moto in corsa e dalle loro scie di luce indimenticabili, fino a finire ai soliti fondali che hanno impressionato tutti gli spettatori. Sia chiaro però che non tutto il film è stato realizzato con questo tipo di animazione, ma appunto solo le scene più dinamiche che avevano bisogno di questa fluidità.
mentre per altre sequenze si doveva mantenere, diciamo, un ritmo diverso. E per non aprire un capitolo a parte, vi consiglio un video in particolare per capire meglio in cosa consiste questo tipo di scelta, che per farvi capire è stata usata ancora oggi, ad esempio nell'ultimo film di Spider-Man. Ma ritornando al focus principale, ogni singolo dettaglio del film non è stato minimamente tralasciato, nemmeno il doppiaggio che è stato prodotto prima delle animazioni, che invece sono state fatte successivamente proprio per combaciare il più possibile con i dialoghi del film. Un vero colossal a tutti gli effetti, che aveva un unico obiettivo: far conoscere a tutto il mondo Akira e il mondo dell'intrattenimento giapponese. Se infatti in Occidente ci eravamo abituati a prodotti dedicati ad un pubblico più giovane come i robottoni, le storie di Rumiko Takahashi e anche opere più di nicchia come Heidi di Miyazaki e Takahata, Akira doveva farsi portabandiera di un nuovo mondo dell'intrattenimento, dedicato ad un pubblico più maturo che aveva voglia di vedere qualcosa di più attuale e appetibile per i suoi gusti, mostrando anche tutte le potenzialità degli anime e dei manga, che fino a quel punto erano stigmatizzati come semplice passatempo per nerd. In questo modo, la prima pubblicazione del manga in America, che è stata a ridosso proprio dell'uscita del film, è stata un colpo di genio produttivo per massimizzare le vendite di entrambi. E ricordate che ai tempi non era come adesso, dove un film guadagna il 90% dei suoi introiti al cinema, ma attraverso una distribuzione che mandava in onda più volte lo stesso film. E con il fenomeno delle VHS, nel giro di pochi anni il buon Otomo era riuscito ad incassare quasi 6 volte il budget iniziale di produzione. Perciò ci sono voluti pochi anni prima che il fenomeno Akira si sedimentasse sia in Oriente che in Occidente, entrando nelle case di tutti e diventando una pietra miliare a tutti gli effetti. Un ricordo così indelebile che è impossibile citare tutte le reference che si sono fatte tra musica, serie TV, film, fumetti, videogiochi e chi più ne ha più ne metta. Insomma, un caso più unico che raro, che deve la sua fortuna per aver azzeccato lo zeitgeist del momento, o anche perché forse settava un nuovo standard di qualità del mondo dell'intrattenimento. Quando si pensa ad un mangaka con uno stile di disegno chiaro, leggibile, dettagliato e realistico, il primo che viene in mente è giustamente Katsuhiro Otomo. Infatti, a differenza della maggior parte dei colleghi dell'epoca, che preferivano usare un metodo di rappresentazione più stilizzato e cartunesco, in linea con il mood delle pubblicazioni del periodo, Otomo invece decise di fare tutt'altro. Se un Hideo Azuma o uno stesso Tezuka disegnavano in maniera caricaturale e stilizzata per questioni di tempo e ottimizzazione, invece Katsuhiro Otomo decise fin da subito di andare sul versante opposto, per cui non solo ha deciso di realizzare ambientazioni, sfondi, oggetti, costruzioni con una cura maniacale del dettaglio. Pensate ad esempio alla famosa esplosione di Akira, che non è opera di un retino, ma di centinaia di singoli tratteggi intrecciati per creare un pattern uniforme e omogeneo. Questa cura esagerata degli ambienti e degli sfondi è decisamente un'influenza di Shigeru Mizuki, che in molte sue opere lavorava proprio sul contrasto, su personaggi molto stilizzati e fondali che invece erano ricchi di dettagli. Vi ricordo però che un lavoro simile non è assolutamente un semplice flex di abilità, ma prima di tutto è finalizzato a rappresentare il mood della storia che l'autore vuole raccontare. Infatti pensate se ad esempio al posto di trovare una Neo Tokyo in Akira che sembra viva e pulsante, ci fossimo trovati davanti a una delle metropoli disegnate da Osamu Tezuka, che sì, funzionano in termini di rappresentazione, ma comunque rimangono una semplice stilizzazione della realtà, con la quale non possiamo veramente rivederci. Invece Otomo voleva ricercare un alto livello di realisticità nel suo lavoro, poiché sapeva che ne avrebbe giovato anche l'immersione. In fondo pensate ad esempio se guardate un film di fantascienza e vedete degli effetti speciali fatti male e immediatamente vi fanno scoraggiare della credibilità dell'opera. Per questo motivo il mangaka si discosta molto dai suoi più famosi colleghi come Go Nagai, Shinomori e Matsumoto, che volevano rappresentare una loro versione personale del sci-fi. Otomo invece è intenzionato a raccontare
raccontare una storia cruda, violenta, che mal si sposa con una semplice rappresentazione grafica. Perciò se ad esempio ci sono ragazzi che vanno in moto, esplosioni nucleari in piena città o semplicemente un bacio tra due personaggi, ogni elemento deve essere ricreato in maniera realistica, appunto, per permettere allo spettatore di essere immerso nella storia. In questo modo il lettore non pensa che sta semplicemente leggendo un fumetto, ma invece crede di stare leggendo un probabile futuro della nostra società. E pensate un attimo, secondo voi, come poteva essere vista questa cosa nel Giappone degli anni '80? Vi ricordo infatti che a differenza di oggi, che abbiamo un Sakamoto o un Boichi che fanno del realismo la loro bandiera, all'epoca il buon Otomo ancora una volta anticipava i tempi, unendo lo stile del manga con un modo molto occidentale di fare fumetto. Infatti anche questo fu una delle caratteristiche che permisero ad Akira di spopolare in Occidente, perché non aveva l'aspetto di un manga, ma di un buon fumetto occidentale in fondo, e per l'esattezza di un fumetto che poteva essere uscito da Metal Hurlant, la famosa rivista di fantascienza degli anni 70. Infatti un'altra grande influenza del mangaka è stata ovviamente quella di Jean in arte Mebius, che giusto qualche anno prima aveva sconvolto il mondo del fumetto con le sue opere innovative. Pensate quanto Otomo fosse avanti con i tempi per prendere a piene mani da uno degli artisti francesi più in voga del momento, in un ambiente come quello giapponese che fa molta fatica a rinnovarsi e a cambiare. Basti pensare ad esempio all'ultimo Jujutsu Kaisen, che per l'ennesima volta ricrea l'archetipo del battle con gli spiriti giapponesi e ancora viene amato e osannato. Ma di questo ci ho già fatto un video a parte. Comunque, tornando al nostro topic principale, l'influenza del fumettista francese è presente in ogni pagina in cui Otomo crea viste mozzafiato di città distrutte, di grattacieli che toccano il cielo, di distese di terra distrutta e abbandonata. Infatti, anche a detta di Otomo stesso, è stato uno dei suoi principali obiettivi raccontare più con le immagini che con i balloon la sua storia. E anche a livello di impostazione della tavola, le ambientazioni e gli sfondi la fanno da padrone rispetto ai balloon che sono presenti, ma che decisamente accompagnano la resa grafica. In questo modo Otomo decide di utilizzare una narrazione più silenziosa e, permettetemi di dire, anche cinematografica, in cui l'ambiente comunica già metà delle informazioni necessarie. In questo modo, riprendendo proprio Mebius, si ritorna al focus sul dettaglio delle ambientazioni, che risulta essere fondamentale per raccontare una realtà cyberpunk, una realtà decadente in ogni sua minima parte, ma che necessita appunto di un certo realismo nella resa per non essere etichettata come una sorta di parodia. Perciò anche il dettaglio sui personaggi, i loro movimenti e le loro mozioni sono ancora una volta fondamentali e non possono essere rese in maniera cartunesca o stilizzata. Certo, ci sono momenti più leggeri e irriverenti che utilizzano uno stile più deforme e decaricaturale, come vedremo dopo, ma per rendere al meglio il mondo marcio del futuro, Otomo ha creato delle ambientazioni più realistiche possibili, con dettagli verosimili. Per questo motivo Kaneda e Tetsuo e la loro generazione, che simboleggiano la voglia di ribalta che già si poteva sentire all'epoca di Bosozoku, cioè proprio negli anni '80 in cui viveva il mangaka, indossano ad esempio vestiti estranei a quelli degli adulti, proprio per sottolineare la differenza generazionale che vedremo meglio più tardi. Comunque, prendendo molto dalla tecnica del fumettista francese, Otomo crea i suoi personaggi in maniera realistica e approfondita, utilizzando non solo delle proporzioni anatomicamente corrette, ma aggiungendo anche una quantità pazzesca di piccoli tratteggi per dare più tridimensionalità ai suoi soggetti. Da citare però che la quantità di tratteggi non è esagerata come fa Kojima in Lone Wolf and Cub, che sfrutta un pesante cross-hatching per delineare tutte le caratteristiche del soggetto in questione, ma Otomo si mantiene molto più pulito per permettere di equilibrare la tavola tra soggetti e sfondo e non sovraccaricando l'occhio di eccessivi dettagli. E lo so che sto parlando di una cosa molto tecnica, ma abbiate presente questo punto fondamentale. Se da una parte il manga era dettato da un disegno più veloce, stilizzato e esagerato, probabilmente non avremmo avuto molti altri autori come Urasawa, un Junji Ito, che invece ricercano un certo grado di realismo.
prima di muoverci sulla storia e i suoi personaggi, voglio spendere ancora 2 parole sul lato tecnico fondamentale per capire al meglio l'opera, e cioè l'impostazione della tavola. Infatti, per rendere al meglio il ritmo di lettura, la pagina viene virtualmente divisa in 3 parti e a seconda di quello che succede possono raccontare 3 momenti diversi di una situazione, oppure 2 situazioni diverse o un'unica situazione che si prosegue nel tempo. In questo modo, con una griglia standard, l'autore è in grado di decidere a priori il ritmo della situazione e con un'impostazione sistematica che già dalla prima impressione riesce a mettere in chiaro i suoi punti fondamentali. Quello che di solito succede in un manga, soprattutto moderno, è che nella realizzazione della tavola si punta prima di tutto ad esaltare un particolare momento, esagerare una certa scena di azione, mentre invece le normali scene statiche e i dialoghi vengono ad esempio intasati di balloon eccessivi, scritte onomatopee varie con una relativa griglia della tavola eccessivamente spezzettata e frammentata per contenere quante più informazioni possibili. Invece in Akira troviamo un modello standard di griglia. Da questa parte poi il continuo sperimentare dell'autore su come disporre le vignette e come inserirle attraverso un senso di lettura fluido e funzionale. In questo modo abbiamo sia un momento classico in cui l'azione si svolge come se fosse uno storyboard di un film, oppure troviamo improvvisamente una tavola in cui 2 nemici si scontrano per caso e tutto si svolge orizzontalmente, mentre nella scena viene tutto ribaltato. E successivamente la vignetta più grande viene rotta per aggiungerne altre 2, in cui facendo un primo piano dei personaggi sottolinea un certo livello di comicità e rilassamento della scena, che apparentemente poteva essere trattata in maniera molto più drammatica. Un metodo di impostare la tavola fumettistica che deriva decisamente dal dio dei manga e da lavori come Barbara che cercavano a loro volta di prendere dalla corrente Gekiga. Perciò Otomo non solo decide di spezzare le vignette quando serve, come per sottolineare un particolare mood della scena, ma per di più, in tipo solo 2 volte in tutto il manga, decide volontariamente di distruggere la famosa griglia, proprio come faceva il buon Tezuka per poter esprimere al meglio lo scombussolamento di quello che sta succedendo. Inoltre, da come forse avrete notato, molte volte vengono sfruttate vignette con uno sfondo vuoto, oppure pieno di linee cinetiche a seconda della situazione, che permettono di risaltare una risposta a un movimento brusco, oppure solo sottolineano un momento statico della scena. Alla stessa maniera vengono usate le famose scie di luce che sono un segno stilistico indimenticabile dell'opera, che vengono usate furbamente per guidare l'occhio del lettore e stilizzare un movimento molto più complesso, risparmiando spazio e vignette utili. In questa maniera Otomo non sovraccarica la tavola di inutili dettagli grafici, per permettere a certi balloon o micro movimenti di essere messi in risalto rispetto al resto. È anche un metodo furbo e intelligente per risparmiare anche sui fondali da fare per gli assistenti, Però posso anche benissimo portarvi un altro estremo, dove di linee cinetiche ce ne sono quante ne volete, ma assolutamente non servono per limitare i dettagli da disegnare. Infatti in una delle scene più iconiche di inseguimento in moto non solo troviamo la classica divisione della tavola spalmati in una splash page, non solo troviamo una rappresentazione maniacale delle moto, gli edifici, la strada, i vestiti, i mototeppisti, le armi, il fumo, eccetera eccetera, ma oltretutto ogni vignetta è piena di linee cinetiche che, nonostante l'abbondanza dei dettagli, servono invece per guidare l'occhio del lettore e per leggere i movimenti di tutta la scena. Ci permettono di sentire inconsciamente la velocità elevata a cui stanno viaggiando le bande rivali su questa grande strada della città di Neo Tokyo, permettendoci di vedere solo alcune frazioni dell'ambiente che vengono catturate come se fossero una fotografia. Eppure, come se non bastasse, proprio queste linee cinetiche vengono anche usate per indirizzare l'occhio a dei particolari momenti che neanche i motociclisti si rendono conto, come in questa parte in cui un teppista sta caricando un colpo mortale per eliminare il suo avversario.
Perciò vi posso assicurare che in 1200 pagine di Akira, di questi piccoli stratagemmi ed accorgimenti intelligenti, ne troviamo veramente quanti ne volete, come ad esempio una regia che mostra il confronto tra Tetsuo e Sergente, in cui prima è Tetsuo a prevalere con il suo potere e viene sempre disegnato al di sopra del suo avversario, ma quando poi il Sergente mette in atto la sua bella parlantina da politico e da adulto, l'inquadratura si ribalta, vignetta dopo vignetta, e pian piano il Sergente prende letteralmente il posto di Tetsuo, che si riduce ad essere un semplice soldatino. O ancora dividere la scena di incontro tra il protagonista e il suo avversario con un'inquadratura da sopra la testa di Kaneda, che poi viene interrotta per mettere sotto la linea dei capelli proprio la faccia della sua giovane nemica, mostrando in maniera semplice e funzionale uno stallo, ma anche le emozioni e i sentimenti che sono in ballo. Insomma, attraverso un apparente semplicistico modello di griglia, Otomo è riuscito a realizzare in Akira un metodo che andrebbe ancora preso come modello dai mangaka moderni, perché attraverso una ripetizione voluta di un ritmo gioca attraverso la rottura di una regola che lui stesso propone al lettore, il quale, se poi non trova conferma man mano che continua con la lettura, viene colto di sorpresa in maniera decisamente positiva. Attraverso l'abitudine che si crea leggendo, ogni volta che ci salta all'occhio uno stratagemma grafico diverso o una nuova idea visiva, è impossibile non fermarsi a pensare: ma questo mostro sacro come ha fatto a creare questa piccola inezia che all'interno di capitoli e capitoli funziona così bene? E soprattutto sapete anche cosa non ha sbagliato? La trama, i personaggi e diciamo anche tutta la morale dell'opera. Anche perché per coloro che non l'hanno ancora letto, credo che adesso si siano incuriositi. Infatti, di cosa parla Akira di Katsuhiro Otomo? A detta dell'autore stesso, il manga deve essere preso con le pinze. Infatti, molte delle implicazioni politiche e narrative sono dettate da una visione esterna alla sua, cosa che nel mondo dell'arte succede spesso, ma quello che farò qui oggi è dare una lettura più indirizzata sulle pagine della storia, senza eccedere in iperboliche sovraletture di significati, ma cercando solo di riassumere appunto quello che voleva disegnare e raccontare il mangaka. Akira è un manga cyberpunk di fantascienza, un action movie praticamente con annesso spionaggio, combattimenti, mostri creati per sbaglio dalla scienza futuristica, ma anche con un pizzico di amore, di amicizia, di rivalità. Akira è tutto questo e molto altro. Infatti, senza fare il riassuntone di 20 personaggi delle loro storie, il motore che smuove il mondo del fumetto sono proprio i desideri e gli obiettivi di ogni singolo character. Un essere umano, lo sai bene, persegue molti progetti nell'arco di una vita intera, giusto? Come lo scoprire le cose, il costruire oggetti come una casa o un'automobile, e ponti e città, o i missili. Da dove pensi che provenga tutto questo potenziale enorme di energia? Se nella prima parte del manga tutti non fanno altro che avere paura e cercare la potente arma chiamata Akira, l'unico bambino che è riuscito a sopravvivere agli esperimenti di ampliamento della mente, alla fine si scoprirà essere una grande scusa da parte del mangaka col fine di raccontare side stories molto più piccole. Perciò Akira credo proprio sia un manga sulla crescita prima di tutto, o meglio sull'evoluzione. Il leitmotiv che continua ad essere approfondito nel corso delle pagine è proprio il cambiamento che si crea costantemente nel tempo, e tutto lo storytelling ruota proprio intorno a come ogni personaggio gestisce questo cambiamento. Prendiamo i due presunti main character da cui scaturisce tutta la fabula: Kaneda, il giovane gradasso badass, belloccio e spavaldo, capo della banda di Bosozoku più sgangherata di Neo Tokyo, e poi Tetsuo, un suo vecchio amico d'infanzia che cerca di fare il grande senza riuscirci, timoroso di mostrare le sue debolezze, che cerca di compensare alzando la cresta ad ogni occasione. Cara diresti se i ruoli si fossero capovolti. Non lo sopporteresti, eh? Ora sono io il re! Lo capisci, Kaneda?
Mi stai sentendo? Perciò immaginate quando date ad una persona insicura, ad esempio, dei poteri psicocinetici potentissimi che possono letteralmente arrivare a distruggere la luna, ad esempio. Insomma, cosa potrebbe andare storto? Con la scusa dei complotti fantascientifici e dei combattimenti ESP all'ultimo sangue, Otomo in realtà vuole esplorare i suoi personaggi letteralmente a tutto tondo, perciò li mette in situazioni che sono decisamente più grandi di loro e li fa agire coerentemente proprio a quello che devono essere, cioè degli adolescenti. Perciò da una parte ci troviamo Kaneda che, nonostante rischi la pelle tutte le volte in situazioni assurde come scontri con militari, inseguimenti su velivoli, sparatorie con armi da fuoco laser, l'unica cosa che lo smuove è il suo interesse verso Kei, una giovane rivoluzionaria anarchica che lo sfrutta solo per i suoi obiettivi. Dall'altra parte invece abbiamo Tetsuo che, da outsider, si trova a far parte di un progetto governativo che a lui non interessa minimamente, perché lui finalmente, dopo anni e anni, ha conquistato un potere incredibile che lo porterà ad essere il capo di un nuovo mondo, proprio come succederà nella seconda parte del manga. Su questi binari i due affrontano sfide sempre più grandi, a cui verranno messi alla prova sia la loro abilità sia la loro crescita. Infatti non è casuale che entrambi dovranno provare la loro maturità in maniera differente. Kaneda, che cerca assolutamente di provarci con la bella Kei, ma che continua a ricevere due di picche perché si comporta in maniera infantile e continua a giocare alla guerra con i militari. E dall'altra Tetsuo decide di affidarsi al colonnello, che assume quasi una sorta di figura paterna, ma che purtroppo è destinata a spezzarsi molto presto in quanto il superego di Tetsuo diventa sempre più instabile. Il tutto esplode proprio quando Tetsuo vuole affrontare i suoi limiti e vuole confrontarsi con Akira, il mostro che tanto viene temuto, che si scopre essere un semplice bambino che, a differenza degli altri esperimenti, riesce a controllare i suoi poteri. Cos'è questo? Questo è il famigerato Akira, Tetsuo. È l'Akira che tu volevi disperatamente conoscere. Questo è il tuo salvatore. Il climax però si risolve nel modo più imprevedibile possibile, in quanto Tetsuo viene deflagrato da un laser spaziale. Akira invece crea un'altra esplosione all'interno di Neo Tokyo, con una scena che ricorda decisamente Gen di Hiroshima, mostrando prima scorci di quotidianità e poi in un istante l'intera città che viene distrutta nel giro di 3 tavole. E in tutto questo l'esplosione prende anche Kaneda, come se non bastasse. E da questo punto in poi parte un timeskip che ribalterà tutto l'equilibrio geopolitico, con un giovane impero di Akira sotto il controllo di Tetsuo che comanda e droga gli sfollati che si aggrappano al santone di turno. E nel frattempo però tutte le alleanze e le organizzazioni precedenti sono state smantellate e il resto del mondo si prepara ad attaccare con tutte le armi disponibili il territorio giapponese. Tra i sopravvissuti ci sono Kei, Chiyoko, lo stesso colonnello, che ormai devono vivere come meglio possono in un mondo distrutto che ricorda molto quello di Mad Max esteticamente, con Tetsuo che prova a guadagnare sempre più controllo dei suoi superpoteri, rischiando più volte di andare fuori controllo e a mettere a rischio il mondo intero. I buoni si devono alleare per poter avere una possibilità di vittoria contro quello che a tutti gli effetti è difficile ormai riconoscere come un essere umano. Infatti più volte dimostra come ormai non abbia più neanche la cura della vita altrui, come quando costringe delle sventurate concubine a divertirsi con lui e a condividere letteralmente il suo dolore psicofisico attraverso le sostanze che sbloccano i loro poteri psicocinetici. E proprio in questo frangente viene usata una tecnica di storytelling vecchia come il cucco, ma che voglio sottolineare per ricordarvi come dovrebbe essere usata. Infatti attraverso gli svarioni di Tetsuo vengono mostrati scorci di eventi che devono ancora avvenire, ma che apparentemente sono sconnessi, fuori contesto. Questo momento di foreshadowing dovrebbe essere studiato per capire come cercare veramente di sorprendere il lettore attraverso questa tecnica, perché è difficile che un autore abbia precisamente idea di come si svilupperà la sua storia, ma alla fine deve avere anche l'intelligenza di non esagerare con i plot twist, perché altrimenti diventa tutto troppo artificioso e posticcio, vero One Piece? Ma comunque, per tutti questi motivi dico che Akira è un manga sull'evoluzione, perché alla fine tutto il cast dei personaggi cerca di affrontare il problema di turno o semplicemente superarlo.
oppure vuole cercare di dimostrare qualcosa, ma in ogni caso alla fine fa parte di un processo molto più grande dei singoli uomini. Proprio come se fossimo davanti ad una campagna di D&D, ogni character ha i suoi ideali, i suoi obiettivi, le sue debolezze e con la scusa del caso Akira il mangaka ce li mostra poco alla volta, facendoci anche vedere come ognuno di questi cambia a seconda della situazione. Proprio seguendo i dettami del buddismo che viene più volte citato nello stesso manga, tutta la realtà fa parte di un flusso molto più grande che noi non siamo in grado di comprendere pienamente. Allo stesso modo Otomo ci fa capire la sua visione della vita un poco alla volta, con diversi layer di significato che pian piano vengono introdotti nella narrazione. Finale che ricordo è stato consigliato a modo suo, o meglio a detta sua, da Jodorowsky in persona, in una serata di sbronze e allegria fatta proprio con Katsuhiro Otomo. E diciamo che guardando il suo Incal la cosa non sembra così casuale in effetti. Ma comunque, attraverso la semplice rivalità tra Kaneda e Tetsuo, che partono da adolescenti e diventano adulti alla fine della storia, l'autore vuole condividere la sua visione della vita, attraverso la lotta tra questi due ragazzini e tutto quello che c'è intorno a loro. Se Kaneda parte come un carismatico Don Giovanni, solo dopo aver perso il suo amico Tetsuo capisce che c'è bisogno di combattere per qualcosa che merita di essere difeso, che può essere qualcosa come una famiglia o uno stato. Tetsuo invece deve combattere non solo con se stesso, le sue paure, le sue manie di potere, ma anche con quello stesso potere che a quanto pare è la nuova deriva dell'evoluzione della specie umana. Per questo parte dallo scalino più basso della scala sociale e improvvisamente viene catapultato in cima alla catena alimentare, diventando un prototipo di essere umano 2.0, che come nelle più classiche storie è destinato a crollare sotto il suo stesso potere. Forse. Lui che ha combattuto da solo tutta la vita, autocostringendosi, capisce che alla fine senza gli altri non è in grado di controllare tutti i demoni che ha dentro. Akira って絶対のエネルギーなんだって。 In tutto questo però viene anche approfondito l'ambiente sociale in cui vivono questi ragazzi, prima in una Tokyo futuristica che rappresentava in maniera esagerata la Tokyo degli anni '80 e poi un Giappone post-apocalittico che si fa comandare a bacchetta dal primo santone di turno. E per non parlare poi della classe politica mondiale che viene descritta come fannullona, interessata solo a mantenere il proprio status sociale, oppure direttamente disinteressata dei veri bisogni della società, ma solo attaccata ad un particolare tornaconto personale, che molto spesso è la classica sete di potere fine a se stessa. Anche l'identità di nazione viene messa in discussione con tutto l'intrigo del piano top secret sui bambini per creare un'arma definitiva di controllo sulle altre nazioni, facendo domandare al lettore cosa sia uno stato e soprattutto se sia necessario se alla fine si preoccupa a fare queste dimostrazioni di potere. Tutto viene messo in dubbio grazie ad Akira e ciò che rappresenta. Un'arma di distruzione di massa incontrollabile, poiché all'interno di un bambino tutto viene messo in dubbio grazie ad Akira e a ciò che rappresenta. Un'arma di distruzione di massa incontrollabile poiché all'interno di un bambino catatonico, giusto? Diciamo SNI. Akira è un'arma ufficialmente, ma è decisamente qualcosa di più. Proprio come viene esplicitato nel finale, tutta la storia del fumetto e anche dell'umanità fa parte di un percorso millenario che si chiama evoluzione. Ad esempio Kaneda viene fatto sparire all'interno di un'esplosione quantistica che lo elimina dalla faccia della Terra. Alla fine viene decretato che tutto questo accade per un motivo già scritto. Allo stesso modo le cellule in millenni di storia non si sono evolute casualmente in animali e poi in umani, e alla fine proprio in Tetsuo, Kaneda e compagnia bella. Per questo motivo Akira e la sua figura di Santone sono liberamente ispirati alla figura del Buddha, perché proprio lui, a differenza di tutti gli altri, è riuscito a vedere la verità del senso della vita. Lui rappresenta il cambiamento proprio come storicamente è successo nella realtà. Un piccolo Buddha in miniatura che rappresenta una via alternativa alla vita della quotidianità che alla fine stiamo vivendo anche oggi.
Infatti il finale in cui Kaneda rivive tutti i ricordi dell'universo è esattamente la reinterpretazione del Buddha alla scoperta della verità, e allo stesso modo Tomo vuole fare lo stesso con noi. Infatti Akira, il bambino con i superpoteri, permette a Kaneda di comprendere come la realtà sia fine a se stessa, che le cose che facciamo sono predestinate da processi precedenti e destinate a conseguenze future inevitabili, e che alla fine il dolore, qualsiasi esso sia, è una parte importante di questo processo. Nonostante quello che succeda a noi, non possiamo rigettarlo, dobbiamo assimilarlo per creare qualcosa di nuovo. Allo stesso modo, Akira, il manga, ha messo davanti al lettore una serie di eventi, situazioni e domande filosofiche che per forza di cose hanno spinto il lettore a farsi delle domande. All'interno del medium stesso, il mangaka vuole comunicarci attraverso una fine metanarrazione che Akira è un momento di passaggio fondamentale per la storia personale di chi lo legge, e che da questo punto in poi anche il lettore deve necessariamente cambiare insieme ai personaggi che ha seguito dopo così tante pagine. Proprio come il fumetto è disegnato e premeditato dal mangaka, allo stesso modo anche la vita è guidata da una forza che noi non possiamo conoscere, ma che invece dobbiamo abbracciare per riuscire a vivere al meglio con noi stessi e con gli altri. Kaneda non sa di essere un prodotto di fantasia, ma in ogni caso lascia perdere la cosa e inizia a combattere per ciò in cui crede e lo fa sentire vivo, abbracciando la filosofia buddista della via Zen. Per questo nelle ultime pagine Kaneda fonda l'impero di Akira, simbolo di questo cambiamento definitivo, e finisce per sfrecciare tra le strade distrutte di Neo Tokyo, che tra sogni e realtà si ricostruiscono dalle macerie, pronto per un nuovo futuro. Noi invece possiamo farci molte seghe mentali sul fatto che esistiamo o meno, che viviamo in un Matrix o in un metaverso come quello di internet, ma in ogni caso non possiamo lasciarci incastrare da una quotidianità tossica come quella della nostra realtà. Adesso che l'artista ci ha trattenuto e fatto una super cazzola di 1200 pagine per provare a spiegare il senso della vita, tu lettore cosa farai? Farai finta di niente e andrai avanti con la tua esistenza? Oppure proverai ad essere vivo nel presente e a non lasciarti guidare da un mondo pazzo che sta andando verso la rovina? E ricordate che non esiste una risposta giusta o una sbagliata, ma esistiamo solo noi che dobbiamo essere la prova vivente di quella risposta. Io sono Tetsuo.